Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità che si manifesta in modi molto più complessi di quanto si possa immaginare. Mentre la maggior parte delle persone associa il narcisismo all'arroganza, alla vanità e alla mancanza di empatia, esistono aspetti più sottili e meno conosciuti, che rendono questa condizione ancora più insidiosa. In questo video esploreremo alcuni comportamenti subdoli che i narcisisti mettono in atto e che spesso passano inosservati. L'uso della falsa umiltà. Molti narcisisti non si mostrano apertamente arroganti, ma adottano una falsa umiltà per guadagnarsi l'approvazione altrui. Ad esempio, potrebbero dire frasi come: "Oh, non sono poi così bravo, ma grazie per il complimento", mentre cercano in realtà una conferma costante del loro valore. Mi sento così fortunato ad avere successo, anche se non credo di meritarlo, quando in realtà vogliono sentirsi dire che sono speciali e meritevoli. Questa strategia permette loro di apparire modesti e umani, guadagnando ammirazione senza sembrare arroganti. La tecnica del love bombing, seguita dall'indifferenza. Un altro comportamento meno noto è il love bombing, ovvero l'inondare una persona di attenzioni, di complimenti e di affetto soltanto per poi ritirarsi improvvisamente, lasciando la vittima confusa e bisognosa di riconquista. Ad esempio, un partner narcisista potrebbe riempire la propria compagna di messaggi d'amore, regali e attenzioni per settimane, solo per poi diventare improvvisamente freddo e distaccato senza alcuna spiegazione. Un amico narcisista potrebbe mostrarsi incredibilmente disponibile e presente in alcuni momenti, per poi ignorare completamente i messaggi e le richieste quando non ha più bisogno di attenzione. Questa alternanza di affetto e di distanza crea dipendenza emotiva, facendo sì che la vittima cerchi disperatamente di riconquistare il calore iniziale. La svalutazione mascherata da preoccupazione. I narcisisti sono esperti nel criticare gli altri senza farlo apertamente. Possono farlo sotto forma di preoccupazione sincera oppure di consigli amichevoli, che in realtà servono solo a minare l'autostima dell'interlocutore. Ecco alcuni esempi. Sono felice che tu abbia avuto quella promozione. Spero solo che lo stress non sia troppo per te. Ti trovo bellissima con quel vestito, anche se forse sarebbe meglio qualcosa di più adatto alla tua età. Queste frasi apparentemente gentili contengono una critica implicita che induce la vittima a dubitare di se stessa. La proiezione delle proprie insicurezze sugli altri. Un narcisista spesso accusa gli altri di difetti che in realtà appartengono a lui. Ad esempio, se è infedele accuserà il partner di tradimento o di non essere abbastanza presente. Se è insicuro sul lavoro cercherà di far sentire gli altri incompetenti o inferiori. Questo meccanismo difensivo gli permette di evitare il confronto con le proprie debolezze, scaricandole sugli altri. Il vittimismo strategico. Quando un narcisista viene messo alle strette o teme di perdere il controllo sugli altri, può assumere il ruolo della vittima per suscitare senso di colpa e manipolare le persone. Alcuni esempi. Dopo aver trattato male qualcuno, potrebbe dire: "Non volevo ferirti, ma io ho sofferto così tanto nella mia vita che a volte non riesco a comportarmi diversamente". Se viene criticato, potrebbe rispondere: "Nessuno capisce quanto io sia stressato e quanto faccia per gli altri". Questa strategia trasforma la conversazione, spostando l'attenzione dalla sua responsabilità al bisogno di essere consolato. L'uso strategico del silenzio. Uno dei metodi più sottili di manipolazione è il silenzio punitivo. Quando un narcisista si sente contrariato o vuole punire qualcuno, potrebbe smettere di rispondere ai messaggi, ignorare le chiamate o evitare qualsiasi tipo di interazione. Questo provoca ansia e insicurezza nella vittima, che finirà per sentirsi in colpa e cercherà di riparare la situazione anche se non ha fatto nulla di sbagliato. Come difendersi da questi comportamenti?
Riconoscere questi schemi è il primo passo per proteggersi. Ecco alcuni consigli pratici che includono: non cercare di cambiarli. I narcisisti raramente ammettono i loro errori o cambiano comportamento. Imparare a stabilire confini. Se un narcisista usa il silenzio punitivo, non inseguirlo per avere attenzioni. Non farsi manipolare dal senso di colpa. Ricordarsi che non si è responsabili delle insicurezze e delle reazioni emotive del narcisista. Circondarsi di persone di supporto. Parlare con amici fidati o con un terapeuta può aiutare a mantenere la lucidità mentale. Il narcisismo si manifesta in modi molto più sottili e complessi di quanto comunemente si creda. Essere consapevoli di tali comportamenti aiuta a proteggersi e a non cadere nelle loro trappole emotive. Tuttavia, ricordati che allontanarsi da un narcisista non è un segno di debolezza, ma di forza interiore. Significa scegliere di non essere più una marionetta nelle mani di chi si nutre delle tue insicurezze, di chi trasforma l'amore in una trappola e la fiducia in un'arma. È un atto di amore per te stesso, un passo verso la libertà emotiva e il recupero della propria voce interiore. Non è una perdita lasciare andare chi ti avvelena l'anima, anzi si guadagna finalmente la possibilità di fiorire senza alcuna paura. Riconosci il tuo valore intrinseco e liberati dalle catene invisibili di un'affettività tossica e abbraccia la tua autenticità e permetti alla tua anima di fiorire in un terreno fertile, fatto di rispetto e di spontaneità, dove ogni giorno diventa un'opportunità per riscrivere la tua storia con colori vividi e luminosi, lontano dall'ombra di chi non sa apprezzare la bellezza della vulnerabilità. Cosa stai aspettando? Corri incontro alla tua libertà interiore e riscopri la luce autentica della tua anima. Lasciati avvolgere dalla speranza, dalla forza e dalla determinazione e non permettere più a nessuno di incatenarti o di spezzarti il cuore. La chiave che apre le tue catene è già nelle tue mani. Usala. Spezza ogni vincolo e riconquista te stesso. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.